E ci credo che ha Blood questa console. Notate qualcosa di strano, ragazzi? Notate qualcosa che manca? Vi do un aiutino? Manca completamente una RAM. Bentornati ragazzi sul canale, bentornati per vedere questo nuovo video. Grazie che siete qua, grazie del supporto, grazie delle iscrizioni, grazie di tutto. E, quest'oggi è un video alquanto, come dire, affascinante dal punto di vista pratico, perché, come avete visto dall'introduzione, c'è un grossissimo problema. Mi hanno venduto praticamente una console che arriva da un centro di riparazioni, credo dismesso, roba simile, cioè robe che girano a destra e a sinistra, e per evitare, o per un motivo o per un altro, magari non sono riusciti a sistemare la console, l'hanno resa completamente inoperabile, ok? Questo secondo visione semplice, perché hanno preso un bel cacciavite, hanno preso un qualsiasi cacciavite, gliel'hanno ficcato sotto una RAM e via. In questo modo speravano di distruggere la scheda, ok? Fortunatamente, fortunatamente è possibile forse ripararla, almeno ci spero. Insomma, è una bella sfida. Questa sì, è una splendida sfida per vedere se questa console tornerà a funzionare oppure rimarrà completamente morta. Quindi restate con me fino alla fine e vediamo cosa e come va a finire con questa console. Ok, allora procediamo. Andiamo al microscopio. Ok, luce, luce. Eh, Forse sono troppo alto, sì, rischia di essere troppo alto, ma per il momento va bene. E arriviamo dunque alla zona di interesse. Eccola qua, ragazzi. Questa è la zona di interesse che bisognerà vedere se è ripristinabile oppure no. Quindi, cosa ne dite? Secondo voi ci si riesce a fare qualcosa? Riusciamo a ripararla? Oppure è una completa perdita di tempo? Eh, Da quanto vedo ci sono comunque alcune tracce che mancano, per esempio questa qui, che pasta termica. Mi domando perché fare una cosa di questo genere nelle console. Se la scheda non ti funziona, vabbè, usala per i pezzi di ricambio, non distruggerla. Non ha senso. Ho già ricevuto anche da altri venditori che mi hanno venduto pezzi di ricambio, per esempio Nintendo Switch, schede di Nintendo Switch con il processore spezzato, capito? Anche le RAM tagliate dalla scheda o la scheda addirittura spezzata in due. Perché fare una cosa del genere? Anche le schede intere, nonostante abbiano problemi, possono essere utili per misurazioni o altro. Non c'è bisogno di andare a sfasciare una console, la scheda di una console, perché voi non volete che venga riparata. Non ha molto senso. O perché voi la dichiarate che non è riparabile. Comunque sia. Allora, stavo dicendo, ci sono sicuramente dei pad non connessi, tipo questo, non va da nessuna parte, tipo questo, anche questo e questo, sono pad non connessi, però qui abbiamo da ripristinare una traccia e due tracce, secondo me, dovrebbe essere questa qua, oppure c'è ancora, sì, c'è ancora qualcosa, quindi magari questa è molto debole, però magari questa non serve andare a ripristinarla. Ah no, c'è anche qua. Oh, wow, ok, come siamo fortunati. Come siamo fortunati.
Quindi questa zona è a posto. Il problema magari è qui, perché qui hanno rotto la traccia, questo qua bisogna ricostruire la zona. Però magari si riesce a farla funzionare di nuovo. Andiamo a creare un ponticello qui, eccetera, insomma, mascheriamo bene, eccetera. Allora, poi cos'altro c'è? Questo mi sembra non connesso, non connesso, non connesso, non connesso, non connesso, non vedo nessuna traccia. Qui ci sono queste tracce qui che sono praticamente tutte sollevate, ma per fortuna ci sono ancora, quindi meglio così, così non ho da ricostruire tracce. E la RAM può saldarsi correttamente senza grossi problemi. Qui magari deve essere solo questa, sì, questa traccia qua, questa qui c'è ancora, e questa qua. Quindi c'è comunque qualcosa che bisogna fare. Bene, cominciamo.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ok, sono passate 3 ore da quando ho cominciato il lavoro, è stato piuttosto lungo e anche parecchio difficoltoso, ma finalmente siamo riusciti a ripristinare la questione. Ho notato adesso, mettendo il microscopio, che ce ne mancano 3 componenti qui su questo lato qua, quindi adesso li vado a prendere e a mettere perché sono importanti. Si tratta pur sempre delle RAM,
quindi hanno bisogno di corrente stabile. Ciò che manca sono i condensatori di filtro e di conseguenza, ecco, li ritengo importanti. Immagino possa funzionare egregiamente lo stesso senza problemi. Dovrò sistemare anche la porta HDMI, perché come si vede qui è una zona un po' più scura, infatti è stata lavorata, è stata cambiata la porta HDMI e se non erro ho visto un po' di pastrocchi. Poi c'è qui una gocciolona di stagno vagante che si è attaccata qui, quindi ecco. Va bene, intanto lasciamo la scheda qua così com'è, la lasciamo raffreddare adesso che è bella calda, la lasciamo raffreddare tranquillissimamente a temperatura ambiente. La piastra è spenta, quindi la piastra e la scheda manterranno per i prossimi 10-20 minuti circa la stessa temperatura. Una volta che siamo arrivati a circa, vediamo, siamo ancora, come vedete, siamo a 90 gradi, 93, ancora siamo alti. Appena arriviamo intorno a temperatura ambiente 50-60 gradi, togliamo la scheda e procediamo a fare il resto. E poi vediamo, grande rivelazione, si accenderà o non si accenderà? Vedremo, quindi abbiate pazienza ancora un po', che finisco di fare quello che devo fare con questa scheda qua e dopo vedremo, una volta riassemblato tutto, vedremo cosa succede. Quindi adesso metto un attimo in pausa, vado a bermi un tè, intanto che aspetto, vado a mangiare qualcosa e poi torno qui e ci rivediamo. A tra poco. Ok, allora la scheda adesso è ancora tiepida, ma va bene, si riesce a toccare. Allora, come ho detto prima, ho notato che hanno provato a fare il cambio della porta HDMI e infatti come si vede, eccoci qua. E funzionerà questa? No, assolutamente. Quindi rifacciamo il lavoro, in sostanza. Adesso togliamo la porta perché come vedete non c'è neanche saldatura qua sulle gambe, è solo dall'altro lato, quindi non è passata attraverso il buco, questa è una porta debole eccetera. È inutile sistemare qui i piedini della porta senza sistemare i punti di ancoraggio, perché altrimenti siamo un punto a capo. Inserisco il cavo HDMI una volta e la porta se ne viene via tutta insieme anche con il resto delle tracce. Ok, quindi adesso facciamo anche questo e poi, come avevo detto, ho notato da questa parte qua, ecco, come vedete ci sono 3 componenti che sono 3 condensatori che andrò a rimettere, che sono stati anche questi strappati via per chissà quale motivo. Bene, procediamo. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un po' di problemi. Allora, innanzitutto puliamo la zona, mettiamo stagno fresco, se accendiamo il saldatore però è anche meglio, così si sa, lo stagno fonde meglio quando si raggiunge una certa temperatura. Credo sia ancora stagno senza piombo quello che c'è sulla scheda, o hanno usato lo stagno senza piombo. È una pratica piuttosto strana usare stagno senza piombo perché complica parecchio le riparazioni, ma se a qualcuno piace lo usa chiaramente. Io preferisco lo stagno al piombo perché appunto fonde a una temperatura più bassa ed è più
facile lavorarlo su schede di questo genere che richiedono un sacco di calore, altrimenti rischiando anche appunto di danneggiare componenti, plastiche, chip e tutto quanto, insomma. Ok, andiamo a togliere, a pulire i buchi. Ok, ora la scheda ha i buchi puliti. Diamo un'ultima passata qui per togliere gli schizzi di stagno che ci sono in giro. Molto bene. Alcol isopropilico, puliamo. Ok, ora andiamo a ricoprire con la maschera. Perfetto. Allora, vediamo un po' la porta com'è. Perché la porta è nuova di zecca. Sì, nuova di zecca. Solo che hanno combinato un casino qua dietro. Avevano combinato un casino qua dietro, adesso non ho la benché minima idea se sia possibile utilizzarla. No, ha bisogno di essere almeno ripulita. Ok, allora puliamola un attimo. Mettiamo il flessante sui piedini, scusate se non vedete. Ok, speriamo sia sufficiente. Ora andiamo a riempire tutto quanto, tutta la zona di stagno fresco, stagno al piombo. Molto bene. Andiamo a rimetterci la porta. Porta reinstallata con successo. Controlliamo il lavoro. Sembra tutto in ordine. Le saldature sono belle. Adesso per sicurezza andremo a controllare con il multimetro se abbiamo dei punti che sono in continuità. Quindi il microscopio non ci serve più. Un attimo che controllo qui sotto è magnifico, è splendido, le saldature sono venute spettacolari. Ok, quindi adesso continuità e andiamo a verificare, vado a verificare
se c'è continuità, se suona fra un piedino e un altro. Qui sembra esserci un ponticello, quindi andremo a vedere, a meno che non sia, a meno che, dov'è il, eccola qua, ce l'avevo già fuori, a meno che non sia, non è stagno magari, ma è direttamente il chip per l'HDMI che aveva problemi, ecco per cui hanno poi scartato questa scheda, è distrutta solo perché aveva un problema all'HDMI. Vabbè, allora controllo subito. Aspettate, magari ho, ok, vediamo un po'. Sì, qua ho circuito aperto, quindi c'è un problema. Sì, qua è circuito aperto, qua di nuovo circuito aperto, massa e circuito aperto. C'è qualche problema con il circuito dell'HDMI. Prendiamo il microscopio, riprendiamo il microscopio e andiamo a vedere la zona di nuovo dell'HDMI e andiamo a capirci qualcosa. Allora, questo cos'è? No, solo porcheria. Allora, da come possiamo vedere, qui non c'è l'ombra di saldature fatte male. È tutto perfetto, non c'è stagno in giro. Quindi il problema a questo punto è proprio il circuito dell'HDMI. Se io vado a misurare questa linea qua, dovrebbe darmi un valore di 0,4, 0,45, non mi dà niente. Questa qui è la massa e suona. Sono in modalità diodo, giusto per... mentre questo mi dà 0 di nuovo, quindi è come se questo e questo fossero in cortocircuito. Quindi la massa e la data line dell'HDMI di tutte e quattro le linee, in sostanza. Si può andare anche tranquillamente anche qui, magari basta andare a premere un po', poi si riesce a fare contatto senza dover distruggere la linea. Come vedete io riesco ad andare a vedere, però no, non era la porta HDMI il problema, è direttamente il chip dell'HDMI e molto probabilmente qualche filtro, quindi o hanno cambiato magari anche qui sotto a questo scudo metallico dall'altro lato della scheda c'è questo, c'è la posizione del chip HDMI, ok? Quindi adesso andiamo a vedere che cosa hanno combinato qua sotto, se hanno toccato. Se non hanno toccato, ben venga, meglio. E dovrò andare a recuperare l'unico ultimo chip che mi è rimasto
a disposizione e andarlo a installare. Quindi questa scheda è una moltitudine di problemi e va bene così. Io sono lo stesso soddisfatto. Se poi si accende, io sono mega mega contento. Quindi adesso facciamo così. Andiamo a togliere il chip direttamente e poi controlliamo i filtri, perché controllarli adesso è inutile finché c'è probabilità che sia il chip difettoso. Cioè si può provare il discorso della continuità da sopra a sotto, ma non ha... Sì, è tutto interrotto, anche i filtri. Non vorrei che siano i filtri il problema, però vediamo un po'. Vediamo un po'. No, qui siamo a zero proprio. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. In sostanza c'è da cambiare tutto, sia i filtri che il chip. È letteralmente esploso tutto. Questo ha preso una bella fulminata da un temporale probabile, quindi andiamo a cambiare tutto. Come immaginavo, la porta si è tolta perché lo stagno usato per la porta ha una temperatura di fusione più bassa, come ho detto prima, mentre il chip ha ancora lo stagno originale della scheda senza piombo che fonde a 220-230 gradi. Quindi vabbè. Ok, ricostruiamo tutto di nuovo.
Ok, ecco qua i nostri filtri, sperando rimangano ancora buoni dopo il trattamento di calore, perché all'interno di questi filtrini qua non c'è altro che un filo praticamente minuscolo, avvolto da una spirale in ferrite, avvolto a spirale attorno a un pezzo di ferrite e ricoperto in modo da non condurre fra un capo e un altro. E ci sono due strade. Ogni filtro è composto da due fili, si avvolgono tutte e due sullo stesso pezzo di ferrite e vanno appunto da un capo ad un altro del filtro. Se subiscono troppo calore, cosa succede? Che l'isolamento del filo si scioglie, viene a mancare, quindi i due fili poi vanno a toccarsi l'un l'altro, quindi il filtro diventa non più conduttivo da davanti a dietro, ma anche fra di loro, e la cosa non deve essere, perché altrimenti il segnale non passa, viene confusionario, eccetera, poi si vede immagini completamente sballate a video, oppure non si vede niente, cosa molto più probabile. Quindi meno calore prendono, meglio è. Il discorso è che non si possono dissaldare senza l'utilizzo dell'aria calda o del saldatore, quindi è un po' così, bisogna andare per tentativi. Idem vale per la stessa cosa il chip, anche questo chip qua dell'HDMI, piuttosto costoso, perché solo questo chip qua ha un valore di circa 40, 50, 60 euro, dipende un po' da dove lo si trova. Anche questo soffre il calore, quindi bisogna stare attenti a quanto applicarne. Considerato che adesso c'è lo stagno al piombo, tecnicamente richiede meno tempo e quindi meno calore a disposizione per fare questo lavoro. Aspettiamo che si raffreddi e vediamo cosa succede con questi filtri, se hanno tenuto, se hanno resistito al calore. Vediamo se anche il chip ha resistito al calore e poi riandiamo a rimettere la porta HDMI, andiamo a mettere lo scudo e poi andiamo a testare finalmente. Dopo più di 4 ore di lavoro forse riusciamo a finire e a testare la console, la scheda della console. Eccoci di nuovo. La porta è stata rimessa, è stato rimesso il chip, sono stati rimessi i filtri. Adesso ho pulito la porta e ho messo su la scheda per fare i test per l'HDMI e adesso misuriamo. Ho messo qui in alto a sinistra qui il multimetro, così vedete anche voi. E allora, pin numero 1 41 va benissimo, numero 2 massa, numero 3 41, 4 41, 5 massa, 6 41, 7 41, 8 massa, 9 41, 10 41, 11 massa, 12 41, 13 48, 14 non connesso, 15 48, 16 48, 17 la massa, 18 57 e 19 48. Molto bene. Ora l'HDMI, il circuito dell'HDMI è stato ripristinato con successo e sono pronto. Io sono pronto per vedere cosa succede.
Voi siete pronti per vedere cosa succede? Questa memoria sarà tornata a funzionare, a far funzionare la console? Lo scopriamo tra qualche minuto. Allora, frame, pasta termica, gliene aggiungo giusto un pelo. Vediamo se le mie 4 ore di lavoro hanno ripagato oppure se c'è ancora qualche problema. Il massimo che può succedere è appunto che ancora mi fa luce blu lampeggiante all'infinito a causa di questa memoria qua che non è probabilmente collegata bene o c'è qualche inconveniente qui, insomma. Questa è l'unica cosa che mi può dare ancora il LED blu lampeggiante. Il resto è del tutto normale, qualsiasi altra cosa è nella norma, insomma. Placca metallica superiore. Andiamo ad avvitare le due viti per il dissipatore. Potrebbe anche non accendersi del tutto adesso, quindi vediamo quello che succede. Allora, queste cose qui non mi servono minimamente, al massimo mettiamo l'antenna se dovesse funzionare, anche se comunque in safe mode l'antenna per il Bluetooth e il Wi-Fi non serve a nulla, perché il controller viene collegato via cavo, quindi i dati vengono trasmessi tramite il cavo dati USB. Ma vediamo cosa succede. Alimentatore. Ci siamo. Ci siamo ragazzi. È l'ora del test. Ok. Corrente. Fatto. Accensione. 3, 2, 1. Ok, ci sta, si accende ancora. Adesso non rimane che vedere la luce bianca. Se fa luce bianca va tutto bene. Se non fa la luce bianca non ci si può fare molto. Si è appena resettata perché chiaramente gli manca il disco e adesso c'è potenzialmente luce bianca ragazzi, ce l'abbiamo fatta, un'altra console salvata ragazzi da un vandalismo. Una console vandalizzata è tornata a funzionare e io sono soddisfatto. E sapete cosa faccio adesso anche? Ve la mostro. Vi mostro l'immagine. 3, 2, 1.
Sì, sì, c'è l'immagine, ragazzi, c'è l'immagine. Adesso vi faccio il video col telefono. Ecco, come al solito, ancora sono carente di capture card. Però, ecco qua, ragazzi. Come vi ho detto, c'è l'immagine. Ed eccola qua, la console. Quindi, vabbè, adesso non si può avviare perché c'è il problema qua del disco. Però adesso facciamo una cosa, gli mettiamo su un disco, ok? In questa maniera, siccome questo non è il suo disco, mi chiederà di resettare e di fare la formattazione dell'hard disk con un firmware preciso. E adesso andiamo a vedere che firmware è. Siamo sopra o sotto a 9.00? Voi che dite? Mi sarei voluto sinceramente risparmiare il discorso della RAM. Se non l'avessero vandalizzata sarebbe stato meglio, però perché bastava solo cambiare l'HDMI. Sarebbe realmente bastato solo cambiare l'HDMI e sarebbe stato a postissimo questa console. Invece hanno addirittura provato a rovinarla in modo che non fosse recuperabile. Ma qui c'è sempre modo di poterle recuperare. Luce bianca. Ok. Colleghiamo il controller. Aspettate un attimo. Allora, colleghiamo il controller. Ok. Che firmware è? 7.0. 7.0. Bello, bello. Questa è una console, anche questa modificabile. Bello. Sono molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto e anche questa finisce subito in vendita. Nel giro di 2 giorni questa sparisce, ne sono sicuro. Ok ragazzi, che vi devo dire? Ringrazio ancora per essere venuti a vedere questo video qua. Ringrazio per chi l'ha guardato da cima a fondo, chi si è divertito insieme con me, nonostante siano state 4 ore molto lunghe di lavoro. Per il momento adesso la spengo, così ho modo di pulirla e tutto il resto. Quindi ragazzi, come al solito il video finisce qui. Non vi faccio vedere altro perché tanto è inutile, qua adesso si tratta solo di pulizia, di rimontaggio della console, rimetterci i pad termici, metterci un hard disk, testare la console, vedere che si installa il sistema operativo, vedere che il lettore Blu-ray funziona correttamente, che si collega ad internet e tutte queste cose qua. Quindi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se volete vedere altri video così iscrivetevi al canale. Sto cercando di fare un video a settimana in modo da essere abbastanza regolare. Ogni sabato cerco di caricare un video, sabato mattina alle 10, ogni sabato mattina alle 10 viene pubblicato un video e così magari non vi annoiate il sabato mattina. Quindi ripeto, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se vi piacciono queste tipologie di contenuti, lasciate dei commenti che fa sempre piacere leggerli e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!